Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui con noi per il numero 38 della Fast and Furious Dodge Charger di Dominic Toretto. Allora, guardiamo insieme il fascicolo del numero 38, cosa si parla? Della città di Tokyo, dove è stato girato il terzo film della saga. C'è qualche immagine degli attori presenti durante il film. Qui abbiamo una fotografia del poster ufficiale del film, del terzo film. Poi cosa abbiamo? Ovviamente tutti i pezzi che compongono questo numero 38, dove andrà posizionato il pezzo montato in un futuro, quindi penso tra 2 o 3 numeri. E per quanto riguarda la storia, si parla della Dodge Coronet, una macchina che è stata fabbricata tra gli anni 50 e 55, che era considerata all'epoca la macchina più lussuosa e costosa. Ok, buon, adesso prendiamo invece i nostri bei pezzi. Allora, cosa facciamo? Allora, spacchettiamo innanzitutto, spacchettiamo insieme. Ok? Allora, abbiamo dei pezzi come... Oh, metallo ragazzi! Metallo! Molto belle. Allora, ci occupiamo delle molle delle sospensioni posteriori sinistre. Poi cosa abbiamo? I due supporti della molla, anche questi in metallo, i due supporti, i rinforzi. Poi questo è il supporto della molla, ok, molto bello, semplice ma resistente. Abbiamo due gancetti, anche questi in metallo, che fanno parte del componente della molla, ok. E cosa abbiamo scritto? Un numero, c'è un piccolo numerino, ho scritto 1 e 2, vedete meglio, 1 e 2, belli in metallo. No. Visualmente mi sembrano diversi, il diametro dei buchi non sembra un po' diverso. E poi cosa abbiamo? Ovviamente abbiamo delle viti, 3 pacchetti di viti, è un nuovo modello di viti, una vite OM molto grande. Ok, quindi ragazzi, bei pezzi interessanti, io direi di partire con il montaggio. Allora ragazzi, cominciamo prendendo il rinforzo dello chassis per le molle, questo bel pezzo di metallo, lo mettiamo esattamente in questa posizione qua, poi prendiamo la lamella, quei piccoli ganci che avevamo prima, e prendiamo quello con scritto numero 1, mi raccomando, numero 1, fate attenzione ragazzi, numero 1 scritto qua, ok? E lo posizioniamo, allora mettendolo in questa posizione qua, allora ci mettiamo in questa posizione qua, con una piccola cosa, con una piccola piastra esterna, ok, e mettiamo dalla parte del buco piccolo, cioè il buco grande, buco piccolo, lo mettiamo qua e lo fissiamo attraverso una vite AM. Ok, perfetto, si muove, perfetto. Ora giriamo il pezzo dall'altra parte, esattamente l'opposto, e mettiamo il secondo gancio, il numero 2, la lamella numero 2, e sempre mettiamo dalla parte del buco piccolo, anche qua. Avete un buco grande, buco piccolo lo attacchiamo qua. E sempre attraverso una vite AM. Ok, ok, attaccato bene. Ora a questo punto prendiamo il nostro bel pezzo, la nostra molla dell'ammortizzatore. Allora fate attenzione, mettete in questo senso qua con il foro dalla parte destra, mi raccomando, e i due anelli verso il basso, e lo posizioniamo qua dentro tra le due piastrine e lo
attacchiamo, lo facciamo passare, questo buco qua, da questa parte qua, attraverso una vite OM, queste nuove viti molto grosse e spesse e lunghe anche. Io come sempre uso lo svitol. Allora, se non vi siete sbagliati, entra tutto perfettamente, perché però da questa parte 1 entra senza forzare e si avvita esattamente dalla parte 2. Girate bene fino in fondo. Ok. Movimento perfetto, ragazzi. Ora a questo punto recuperiamo, mettiamo da parte la nostra bella staffa, questa bella molla, recuperiamo il supporto delle molle. Allora, cosa ha? Una forma, non è perfettamente uguale da tutti i lati. Allora lo mettiamo se ho capito bene. Allora, questa parte qua, questa dove è un po' più tagliata è la parte, questa parte qua, un po' più tagliata, è la parte alta, quindi verso sopra, e lo attacchiamo al secondo rinforzo dello chassis per la molla, che è questo qua. Quindi lo posizioniamo in questo modo qua, questo qua verso l'alto, lo mettiamo esattamente qui. Qua avete due piloti per far coincidere perfettamente i due buchi. Perfetto. E qui lo attaccate in questi due buchi attraverso due viti FM, che non è una stazione radio ma sono due viti. Ok. No, entrano molto facilmente, niente complicato. Molto, veramente molto dettagliata, questo modellino di auto. Ok. Perfetto, abbiamo completato il primo pezzo, voglio dire. Adesso, per finire, ragazzi, assembliamo tutto insieme. Quindi riprendiamo la nostra bella molla. Mettiamo questa posizione qua, con la piccola placchetta diagonale verso l'interno, e questo qua invece lo mettiamo verso così, sempre verso l'esterno. Stesso principio che precedentemente qui dentro, e la fissiamo attraverso una vite OM in questo senso qua per attaccare tutto insieme. E ragazzi, perfetto, il nostro pezzo del numero 38 è concluso. Cosa ne pensate? Molto, molto bello, molto dettagliato come sempre. Allora, quindi proviamo a posizionarlo giusto per curiosità sul modellino. Quindi vado a recuperare l'auto. Bene ragazzi, ho recuperato il nostro bel chassis dell'automobile. Allora, se prendiamo il pezzo che abbiamo costruito, allora dovrà andare nei prossimi numeri esattamente qui. Avete dei fori che corrispondono qui e qui, qui e qui, dove corrispondono perfettamente questi pezzi qua. Quindi andrà qui e qui dentro andrà il nostro bel braccio che avevamo montato nei numeri precedenti. Anche questo qua, quindi l'ordine sarebbe questo qua, così, con le punte verso l'alto. Queste punte qua, in poche parole, vanno dentro qua. Ok, e così. Adesso non sta perché non c'è la vite, però dovrebbe stare così. E questo qua alto fino a qua. Perfetto, così. Questa dovrebbe essere la posizione futura, quindi penso tra 2 o 3 numeri. Sì, perché il numero... Sì, perché mi sembra che il prossimo numero ci occupiamo sempre della molla, ma della molla destra. Quindi tra un po' attaccheremo le ruote, attaccheremo tutto insieme sicuramente. Bene ragazzi, vi dico ancora grazie a tutti quanti di seguirmi, siete in tantissimi.
pollice su, mi raccomando. Seguitemi anche per il nuovo progetto di Iron Man sempre sul nostro canale MA Channel e ci vediamo settimana prossima per il numero 39. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao!